Amici di Human Highway, l'8 marzo è la festa della donna e l'autostrada umana ci porta alla Casa delle Donne per non subire violenza a Bologna per scoprire se e quanto davvero c'è da festeggiare. Allora, dottoressa Romanin, l'8 marzo è la festa della donna, c'è davvero da festeggiare? Io direi che sia da festeggiare il coraggio, il fatto che le donne continuano a lottare per i loro diritti, come abbiamo visto durante il One Billion Rising il 14 febbraio, quindi è una data che io ritengo sempre significativa. Certamente in Italia le acquisizioni in tema di pari opportunità e di diritti sono sempre lentissime. Ecco. E se dovessimo dare dei numeri, che entità ha il fenomeno della violenza sulle donne? In Emilia-Romagna, secondo l'Istat, colpisce il 38,2% delle donne adulte, a fronte di una media nazionale che è del 31,9%, quindi è una regione più colpita di altre. È anche una regione in cui le pari opportunità sono molto più alte e i servizi dedicati alle donne che subiscono violenza sono più numerosi. Sono 11 centri antiviolenza, ci sono altri sportelli, quindi diciamo i servizi sono molto diffusi. Ho capito, e si parla spesso di violenza sulle donne in maniera generica, ma quali sono le forme di violenza di cui sono soggette le donne e chi ne sono gli autori? Gli autori principalmente sono quasi sempre conosciuti alla vittima, quindi più ci si avvicina come relazione e più sono alte e pericolose le violenze. La violenza domestica colpisce circa il 14,5 o il 15% delle donne adulte. Sicuramente la violenza da parte del partner o dell'ex partner è la più grave e più invischiante, quello da cui le donne fanno più fatica a uscire. È anche l'ambito in cui più facilmente si insedia lo stalking. Gli stalker nelle relazioni di intimità sono la categoria di stalker più pericolosi. Ho capito, e la violenza è un fenomeno diffuso oppure è limitato ad alcune fasce d'età o di reddito, alcune fasce sociali particolari? È assolutamente trasversale a tutte le culture, a tutti i livelli di classi sociali, economici, professioni, eccetera. Anzi, a dispetto di quelli che possono essere dei pregiudizi abbastanza, come dire, radicati, difficili da smontare, l'Istat ha rilevato che le manager, le laureate, le dirigenti sono più colpite delle altre donne. E le donne denunciano queste violenze? Lo denunciano solo in piccola parte, piccolissima parte direi, dal 4 al 9% dice l'Istat a seconda del reato e dell'autore di questo reato. Tanto c'è la difficoltà di denunciare il proprio partner, un familiare, una persona conosciuta, eccetera, quindi, e poi c'è la paura di essere vittime di ritorsioni con la denuncia, perché poi di fatto la denuncia in sé non fornisce un sistema di protezione adeguato. Una donna denuncia, poi tutto va avanti, cioè ora che arriva in tribunale la denuncia passano molti anni, i procedimenti sono spesso incerti, magari mancano delle indagini approfondite, si va a processo soltanto in una piccola parte delle denunce, si va a condanna in un'altra ancora minore. Infatti si parla anche proprio di tasso di perdita del sistema penale, cioè anche una donna quando ha deciso di parlare con le forze dell'ordine poi da quel momento all'esito della condanna finale questo numero di reati questo numero di procedimenti si è assottigliato in maniera incredibile. E la Casa delle Donne è aperta dal 1990. In questo ventennio che cosa è cambiato riguardo alla violenza sulle donne? Nelle modalità, nel numero? Direi ci sono stati alcuni cambiamenti, per esempio adesso con l'avanzata della migrazione, delle donne migranti in Italia, chiaramente anche la Casa delle Donne riceve molte più donne straniere di prima. Le donne straniere hanno molti più bisogni anche delle italiane e sono molto più ricattabili. Per esempio alcuni uomini italiani, una volta maltrattanti, una volta che la moglie magari italiana se ne va, riesce a separarsi, pensano che
accompagnandosi, trovandosi una partner straniera, di ristabilire in una maniera ancora più forte quel rapporto di dominio e di prevaricazione che esisteva prima, perché la donna si sente più debole in un territorio che non conosce, magari ha meno diritti, non ha il permesso di soggiorno e così via. Quindi quello sicuramente. E poi c'è lo stalking, che è sempre esistito, però attraverso anche nuovi mezzi informatici è diventato molto più pressante, poi ha degli strumenti in più lo stalker adesso.